Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Elettrolitica reidratante Baxter SPA. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è elettrolitica reidratante Baxter? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere elettrolitica reidratante Baxter durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è elettrolitica reidratante Baxter? Elettrolitica reidratante Baxter ha un farmaco a base del principio attivo sodio idrossido più acido lattico più sodio cloruro più potassio cloruro, appartenente alla categoria degli soluzioni endovene elettrolitiche e nello specifico soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico. È commercializzato in Italia dall'azienda Baxter SPA. Elettrolitica reidratante Baxter può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Elettrolitica reidratante Baxter Soluz. Per infusione endovenosa 20 FLAC. 500 ml. Elettrolitica reidratante Baxter Soluz. Per infusione endovenosa 20 sacche 500 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Baxter SPA. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo. Sodio idrossido più acido lattico più sodio cloruro più potassio cloruro. Gruppo terapeutico. Soluzioni endovene elettrolitiche. Forma farmaceutica. Fiale flaconcini fialoidi. Indicazioni. Reintegrazione di fluidi e di elettroliti. Trattamento degli stati di acidosi metabolica lievi o moderati, ma non gravi. Posologia. La soluzione è isotonica con il sangue e deve essere somministrata per infusione endovenosa con cautela e a velocità controllata di infusione. Agitare bene durante la preparazione e prima dell'uso. La dose, la velocità e la durata della somministrazione devono essere individualizzate e dipendono dall'età, peso, condizioni cliniche del paziente e trattamento concomitante e dalla risposta clinica e di laboratorio del paziente al trattamento. Il medicinale deve essere somministrato con precauzione solo a funzionalità renale integra e ad una velocità non superiore a 10 mg potassio/ora. Adulti. Generalmente la dose è di 2 litri/die, somministrati ad una velocità di infusione di circa 300 ml/ora. Bambini. Nei bambini la sicurezza e l'efficacia del medicinale non sono state determinate. La somministrazione deve essere interrotta se il paziente manifesta dolore o rossore al sito di iniezione, in quanto ciò potrebbe indicare uno stravaso del farmaco. Infusioni troppo rapide possono causare dolore locale e la velocità di infusione deve essere aggiustata in rapporto alla tolleranza. A zero raccomandabile che il paziente rimanga disteso per un breve periodo dopo la somministrazione. I medicinali per uso parenterale devono essere ispezionati visivamente per eventuali particelle e scolorimento quando la soluzione e il contenitore lo permettono. Non somministrare se la soluzione non è limpida e se il sigillo non è intatto. Quando si aggiungono farmaci additivi all'elettrolitica reidratante AI, usare una tecnica asettica. Miscelare la soluzione completamente quando si aggiungono farmaci additivi. Non conservare soluzioni contenenti farmaci additivi, VED. Paragrafo 6, 2. Controindicazioni. Ipersensibilità nota ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti. Grave insufficienza renale. Ipernatriemia. Pletori idrosaline. Ipercaliemia o nei casi di ritenzione di potassio. Malattia di Addison non trattata. Disidratazione acuta. Crampi da calore. Acidosi lattica. Alterazione dei processi ossidativi che impediscono l'utilizzazione del lattato, shock, ipossemie. Alcalosi metabolica e respiratoria. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze. Il medicinale non è indicato per il trattamento dell'alcalosi ipocloremica ipocalemica e deve essere usato con cautela in pazienti con alcalosi ipocloremica ipocalemica, ad esempio a causa di vomito. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione con questo medicinale. Si consiglia cautela quando si somministra il medicinale a pazienti trattati con farmaci per i quali l'eliminazione renale dipende dal pH. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere elettrolitica reidratante e Baxter. insieme ad altri farmaci come Eurosaldactazide a euro, Eurosaldactone a euro, Auroseplerenone accorda a euro, Auroseplerenone doc generica a euro, Auroseplerenone crca a euro, Auroseplerenone Milan a euro, Aurosflux 40 a euro, Aurosinspra a euro, Auroslasitone a euro, Aurosluvion a euro, Aurospiridazide a euro, Aurospirfur a euro, Aurospirulang a euro, Aurosurrectone a euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere elettrolitica reidratante Baxter durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere elettrolitica reidratante Baxter durante la gravidanza e l'allattamento? Non sono disponibili dati su possibili effetti negativi del medicinale quando somministrato durante la gravidanza o l'allattamento o sulla capacità riproduttiva. Pertanto, il medicinale non deve essere usato durante vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il medicinale non influenza la capacità di guidare e di utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Di seguito sono riportati gli effetti indesiderati di elettrolitica reidratante AI, organizzati secondo la classificazione organo-sistema MEDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli effetti elencati. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Un volume eccessivo del medicinale può portare ad un sovraccarico di liquidi con rischio di edema periferico e o polmonare, particolarmente quando l'escrezione di sodio è compromessa. La somministrazione di dosi eccessive di elettrolitica reidratante può portare, a seconda delle condizioni cliniche del paziente, ad ipernatriemia e o ipervolemia e ipercaliemia. L'ipernatriemia è la ritenzione eccessiva di sodio laddove sussista una difettosa escrezione di sodio a livello renale, determina disidratazione degli organi interni, in particolar modo del cervello, e l'accumulo di fluidi extracellulari con edemi che possono interessare il circolo cerebrale, polmonare e periferico con comparsa di edema polmonare e periferico. Alte concentrazioni plasmatiche di potassio possono causare morte per depressione cardiaca, aritmie o arresto. L'eccessiva somministrazione di potassio può portare allo sviluppo di ipercaliemia, specialmente in pazienti con grave compromissione renale. Trattamento. Quando si valuta un sovradosaggio, devono essere considerati anche i farmaci aggiunti alla soluzione. Gli effetti di un sovradosaggio possono richiedere immediata attenzione medica e trattamento. Sospendere immediatamente le infusioni e istituire una terapia correttiva per ridurre i livelli plasmatici degli ioni che risultano in eccesso e ristabilire, se necessario, l'equilibrio acido-base, vedere paragrafo 4.4. Il paziente dovrà essere tenuto sotto osservazione per valutare la comparsa di eventuali segni e sintomi correlabili al farmaco somministrato, garantendo al paziente le relative misure sintomatiche e di supporto a seconda della necessità. In caso di elevata natremia si possono impiegare diuretici dell'ANSA. In caso di ipercaliemia si può somministrare per infusione endovenosa glucosio, associato o meno a insulina, oppure sodio bicarbonato. Valori elevati dei livelli plasmatici di elettroliti possono richiedere l'impiego della dialisi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Elettroliti a eurocodice ATC. B05BB01. Il sodio è il principale catione extracellulare. La concentrazione di sodio è generalmente la responsabile del volume dei fluidi extracellulari. Il sodio risulta, proprietà farmacocinetiche. Dopo la somministrazione, il sodio si distribuisce nei liquidi e nei tessuti dell'organismo. Il rene mantiene la concentrazione del sodio nei liquidi extracellulari entro un intervallo compreso fra lo 0,5%, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici hanno scarsa rilevanza clinica alla luce della vasta esperienza acquisita con l'uso del farmaco nell'uomo. Elenco degli eccipienti. Acqua per preparazioni iniettabili, acido cloridrico, correttore di pH. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.